can't keep my eyes off. You're the kind of guy. Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi andrò a fare il compagno di questi orecchini che ho chiamato Beatix. Vado subito a presentarvi il materiale occorrente per ogni orecchino. Innanzitutto occorre un perno. Io sto utilizzando questo. È un piccolo segreto. Questo perno mancava l'anellino. Io ogni volta inserisco un anellino. Lo apro e lo chiudo. E poi l'attacco all'orecchino. Poi corre una goccia che ho già assemblato con una coppetta, sarebbe questa qui. Ho utilizzato un chiodino a T e pure un separatore per perline della larghezza di 5 mm e una piccola coppetta. Sarebbe questa qua, me la presento. Per quanto riguarda il montaggio della goccia, se siete alle prime armi, io ho fatto per voi un piccolo tutorial come montare questa goccia, che poi inserirò i link sulla mia info box. Inoltre voglio farvi sapere che su ogni tutorial io metto tutte le informazioni riguardo al materiale, il corrente, tutto l'occorrente, le misure sull'info box e lo troverete in 3 lingue, lingua italiano, spagnolo e inglese. Vado con il materiale. Rocaille 90 della Preziosa. Rocaille 11 della Preziosa. Rocaille 80 della Preziosa. Cipollotti 6x4. Cipollotti 3x4. Cipollotti 3x4. Due separatori per perline per assemblare le gocce della larghezza di 5 mm. Delle gemme 2, ne occorrono 4 per ogni orecchino. Delle rondelle 3x5. Queste rondelle le ho trovate in un mix di perline quando ho fatto un ordine molto grosso nella ditta Pandarolle. Sono spessore è 3 mm e una larghezza 5 mm. Voi se non avete
Queste rondelle potete sostituirle anche con delle obidisi. L'importante è che ne potete mettere 2 al posto. L'importante è che messe insieme occupano lo spazio di 3 mm. Un'altra cosa, io ho queste rondelle, ne ho messe 2, una qua, una da questa parte e un'altra parte. Quando ho inserito queste rocaie verde, ne ho inserite 2, perché siccome il foro di questa rondella è molto largo, la rocaia entrava tutta dentro la rondella e non si vedeva, quindi mettendone 2, una è alla vista, un'altra si trova qui dentro la rondella. Se voi utilizzate una rondella con il buco molto stretto, potete metterne benissimo soltanto una. Poi, se per caso la rondella che utilizzate è molto più corta di questa, poi potete aggiungere delle rocaie uscendo dai cipollotti per congiungersi, per entrare dentro la rondella. Comunque poi vedremo in seguito. Poi uso un filo numero 020 mm della Caperlan e un ago di 12 mm, il numero 12 della Regal. Questo ago è molto corto, però io sinceramente mi trovo bene, anche perché mi entra in tutte le perline, anche quelle più piccole. Per ogni orecchino occorre 160 cm di filo nylon e io per evitare che si facciano dei nodi inizialmente metto 1 metro di filo e poi quando sta per finire faccio alcuni nodini e aggiungo altri 60 cm di filo. Vi voglio ricordare che poco fa, mentre facevo tutorial, ho dimenticato di dirlo, che quando dovete aggiungere queste rocaie 90, queste vertine, che dobbiamo aggiungere una da questa parte e 2 vicino alla rondella, la quale una rocaia va a finire dentro la rondella che c'è il foro molto largo. Dovete stare attenti che l'orecchino deve essere posizionato con le gemme 2 dalla parte frontale di fronte a voi, questa invece è il retro, che sono piatte le gemme 2, altrimenti va a finire che le rocaie vanno a finire giù. Poi la parte frontale dell'orecchino e si vedranno le rocaie dall'altra parte. Questa è una cosa importante che non dovete dimenticare. Adesso andiamo a iniziare a fare i tutorial degli orecchini. Infilare nel lago 3 gemme 2 alternate con 3 8-0, chiudere il cerchio e fare 3 nodi.
Io ho chiuso il cerchio, le gemme 2 con le rocaie e faccio 3 nodini. Io ho chiuso il cerchio, le gemme 2 con le 8-0 e entro una rocaia e faccio un giro di rinforzo tra tutte le rocaie e le gemme 2. Adesso taglio l'estremità del filo più corto. Adesso usciamo da una rocaia 8-0. Dobbiamo fare attenzione che dobbiamo lavorare sul lato frontale delle gemme 2, vedete che c'è una lavorazione più spessa. Questa è la parte frontale, questo è il lato inferiore che è liscio. Quindi esco da una 8-0 e inserisco 3 rocaie 11-0. Ed entro nel foro superiore della gemme 2. Adesso dobbiamo inserire una rocaia 8-0 e 9 rocaie 11-0. Un 8-0. Un 8-0. Portiamo in fondo al filo.
E adesso inserisco una gemma 2, stiamo attenti come la inseriamo, deve essere la parte frontale verso di noi, mettiamo giù e inserisco altre 9 rocaie 11,0. E una rocaia 8,0 e porto in fondo. Inserire l'ago nel foro superiore della prossima gemma 2. Tirare bene e prendiamo 3 rocaie 11,0 e entriamo dentro questa 8,0 dopo la gemma 2. Adesso prendiamo 3 rocaie 11,0 e mi inserisco nel foro superiore della gemma 2. Prendo altre 3 rocaie 11,0 e mi inserisco nel foro inferiore della gemma 2 ed esco dall'altra parte. Tiro. Risalgo nelle 3 rocaie destre e inserisco nell'ago una 11,0, una 8,0 e una 11,0. Quindi esco da questa rocaia 11,0 e mi inserisco nella prossima rocaia attraverso le 3 11,0. Tiro bene il lavoro e rientro nel foro inferiore della gemma 2. Tiro.
Adesso giro il lavoro e rientro nella 80 e nelle 3 rocaie 11,0. Entro nel foro superiore della GM2 seguente e nel lago inserisco una rocaia 11,0, un cipollotto 6x4, una rondella 3x5, cipollotto 6x4 e una 11,0. Porto in fondo il filo, quindi sono uscito dal lato sinistro e rientro dal lato destro della GM2. E tiro bene, ho ottenuto questo modulino. Adesso giro il lavoro e rientro nella rocaia, nel cipollotto, nella rondella, cipollotto, e nella rocaia a fianco cipollotto e rientro nel foro superiore della GM2. Quindi sono uscita dalla GM2, giro il lavoro e attraverso la rocaia 80 e le prime 5 rocaie 11,0. Esco, tiro e inserisco nel lago un cipollotto 4x3 verde, uno 4x3 dorato e uno 4x3 verde. Porto in fondo il filo e mi ritrovo. Adesso col lago devo rientrare nella stessa rocaia dove sono appena uscita, che sarebbe la quinta rocaia. Giro un po' il lavoro e faccio un giro di rimborso in questi 3 cipollotti appena messi. E rientro nella stessa rocaia, sarebbe la quinta, dove abbiamo inserito i cipollotti. Tiriamo bene, giriamo il lavoro.
Adesso entro col lago nella rocaia accanto a Cipollotto, dopo la rocaia dove eravamo usciti. Dobbiamo saltare queste tre. Entro. E inserisco 3 rocaie, entro e inserisco 3 rocaie 8-0 e mi porto a entrare nel foro superiore della GM2. Nuovamente prendo 3 rocaie 8-0 e mi inserisco nella quarta rocaia 11-0. Tiro bene il filo. Adesso entro nella rocaia seguente. E inserisco un cipollotto 4x3 verde, uno 4x3 dorato e un altro 4x3 verde. Quindi sono uscita dalla parte sinistra della rocaia e rientro dalla parte destra e tiro bene. Giro il lavoro e faccio un giro di rinforzo a questi cipollottini che ho appena inserito. Tiro bene il filo e rientro nella rocaia di base dove siamo usciti, che sarebbe la quinta. Ecco, giro il lavoro. Adesso attraverso le 4 rocaie 11-0 seguenti. Ed entro pure nella 8-0 e nel foro superiore della GM2. Devo tirare sempre bene. E inserisco. Devo fare il modulino come da questa parte. Inserisco una rocaia 11-0 dorata, un cipollotto 6x4, una rondella 3x5 e cipollotto 6x4 e una rocaia 11-0. Porto in fondo il filo. Quindi siamo usciti da questo lato del foro della GM2 e rientro dal lato opposto.
gemetto. Tiro bene tutto, giro il lavoro e faccio un giro di rinforzo tra queste perle che ho inserito. Entro nella rocaia accanto al cipollotto. Nella rondella, nel cipollotto e nella rocaia accanto al cipollotto. E rientro nella gemme2. Per comodità giro il lavoro. La gemme2 sto uscendo. Sono uscita dalla gemme2. Adesso giro il lavoro ed entro nella 11.0 accanto al cipollotto rosso. Entro poi nel cipollotto e inserisco un cipollotto rosso 6x4. Entro nella rondella tiro bene e inserisco un altro cipollotto 6x4. Ed entro nel cipollotto dorato tra i due cipollotti verdi. Tiro bene. Prendo 2 rocaie 11.0 e mi inserisco dentro il cipollotto verde 4 mm 3x4. Tiro bene, attraverso le 3 rocaie 8.0 tirare sempre bene. Inserisco nel lago una 11.0, una 8.0 e una 11.0 ed entro nelle prossime 3 rocaie, salto la gemme2 ed entro nelle prossime 3 rocaie 8.0. Attraverso cipollotto 4 mm verdi ed inserisco 2 rocaie 11.0 ed entro dentro il cipollotto dorato.
prendo un cipollotto 6x4 rosso, mi inserisco dentro la rondella, tiro bene, prendo un altro cipollotto rosso e mi inserisco nella prossima rondella. Tutto questo modulino. Adesso, dopo essere uscito dal cipollotto, devo entrare nella rocaia accanto al cipollotto, entro nella GM2, c'era un poco, dopo essere uscito dalla GM2 devo attraversare la 80, tutte le rocaie, questa GM2, rocaia 11.0 e devo uscire da questa 8.0, accanto a questa GM2. Approfitto di fare il giro e sto uscendo dalla 8.0 quando alla GM2. Stringiamo bene il lavoro, così si irrigidisce. Sto uscendo dalla rocaia 8.0 e dentro la GM2. Mi inserisco nella prima rocaia accanto alla rocaia 11.0 accanto al cipollotto rosso 6x4. Tiro bene, attraverso il secondo cipollotto e inserisco nel lago una rocaia 9.0 parte acqua, un cipollotto dorato, un'altra rocaia e esco da questo cipollotto e mi vado a inserire nel prossimo cipollotto rosso e tiro bene. Adesso proseguo ed entro nel cipollotto dorato di 4 mm
entro nelle due rocaie 11,0, cipollotto verde 4x3, attraverso le 3 rocaie 8,0 e la 11,0. Salto la 8,0 centrale e mi inserisco nella 11,0 seguente e nelle 3 rocaie 8,0 e pure dentro il cipollotto 4x3 verde. E nelle due rocaie 11,0. Attraverso il cipollotto dorato 4x3 e il cipollotto rosso. E inserisco nel lago una rocaia 9,0, un cipollotto dorato e una rocaia 9,0. Quindi mi inserisco nel prossimo cipollotto rosso. Adesso inserisco un cipollotto verde di 4x3, 2 cipollotti dorati, un altro verde e altri 3 dorati. Porto in fondo il filo e inserisco l'ago in questa rocaia 8,0. Sistemiamo il tutto, ecco. Adesso prendo nuovamente 3 cipollotti dorati, un cipollotto verde, 2 cipollotti dorati e un cipollotto verde. Porto in fondo il filo e inserisco l'ago nel cipollotto rosso superiore. Adesso devo attraversare cipollotto dorato, quello verde e la rocaia verde 1,0. Tiro un po' che lavoro, entro dentro la rondella poco e devo rientrare nel cipollotto di 6 mm rosso.
attraverso pure questi cipollotti ed esco nel primo cipollotto di questo gruppetto di 3, cipollotto dorato. Tiro bene fino, questo qui, primo cipollotto dorato di 4%. Ed inserisco cipollotto verde, uno dorato, uno verde, prendo la goccia, prendo altri 2 cipollotti verdi, uno cipollotto verde, uno dorato e un altro verde. Porto un buon dal filo. E mi devo inserire nel primo cipollotto che precede il cipollotto verde. Entro in tutti questi cipollotti e anche nel cipollotto rosso. Stringo bene. Adesso devo attraversare tutte queste perline per fare un giro di rinforzo. Entrando poi nella rocaia, cipollotto, attraverso tutte queste rocaie e devo saltare questa rocaia tuttora centrale. Nelle rocaie siccome mi sta venendo il filo, ora vado facendo qualche nodo perché devo aggiungere il filo.
Adesso sono arrivata in questa roccaia 90 verde e mi inserisco dentro questa rondella. Prendo 2 roccaie 90 verdi, porto giù e dentro in questo cipollotto rosso di 6 mm. Ecco, ne ho messe 2 perché questa rondella c'è poco, troppo grande e una roccaia si è infilata dentro la rondella. Se voi utilizzate invece nelle orbidisi, se il buco è più stretto, non occorre mettere 2 roccaie, ma soltanto una. Adesso sono uscito dal cipollotto rosso e inserisco una roccaia 90 verde. E dentro in questo cipollotto verde 4 mm. Mi inserisco queste roccaie 11,0, la prima roccaia dopo il cipollotto verde. Attraverso questo gruppetto di roccaie, che sono le 3 roccaie 8,0 e la 11,0. Salto sempre la 8,0 centrale e dentro nella roccaia a 11 le 3 8 arrivato a questo punto devo fare nodi, devo aggiungere il filo perché il filo è finito. Dopo aver fatto 2 nodi per attaccare il filo mancante, attraverso questa roccaia, la seconda, quella vicino al cipollotto, che è nel mezzo dei 2 cipollotti verdi. Poco per comodità, quindi mi inserisco dentro il secondo cipollotto verde prendo una roccaia verde 9,0, porto giù e inserisco l'ago nel cipollotto rosso, questo superiore. Adesso prendo 2 roccaie 9,0, porto giù e inserisco l'ago nella rondella. Sistemare tutto con le mani, cercare di appiattire il lavoro. Ecco, adesso mi inserisco nella rondella del cipollotto 6x4 rosso e scendo in tutti questi cipollotti.
esco da questo cipollotto dorato, gruppato dei 3, così faccio un giro di rinforzo, quindi attraverso altri 2 cipollotti, entro dentro la rocaia 8-0, dentro i 2 cipollotti dorati, esco, adesso mi inserisco nel terzo cipollotto dorato e salgo, faccio un giro di rinforzo, attraverso il cipollotto rosso, tutte le perline attorno, attraverso questa rocaia verde 9-0, cipollotto verde e dentro le rocaie, questo tra i 2 cipollotti, tiro bene, adesso devo entrare in queste rocaie, devo attraversare pure la GM2, tiro, entro dentro la GM2 e nelle rocaie 11-0. La prima rocaia 11-0. Mi inserisco nel cipollotto verde, questo in basso, e nella rocaia verde. Entro nel cipollotto rosso superiore, dentro la rocaia verde, devo scendere adesso. Adesso devo rinforzare tutti questi cipollotti vicino da qua, fin tutto, dove c'è la goccia e tutto salire.
faccio un nodo tra questi due cipollotti dorati e torno indietro. Così faccio un giro di rinforzo questi cipollotti, questi 4 che sono attaccati all'alto 0. Questa volta scendo giù attraverso i cipollotti vicino alla goccia. Adesso faccio con i nodi e taglio il filo. Ho finito di fare i nodi, adesso attacco la monachella, in questo caso il penno. Apro l'anellino e lo attacco all'8-0, entro l'anellino dentro l'8-0. Ecco, adesso ho chiudere l'anellino. Penno l'ho attaccato, l'archino è finito. Spero che il tutoriale vi sia piaciuto. Vi sarei grati se mi lasciaste un like e se vi iscrivete al mio canale. Ci vediamo al prossimo tutoriale. Ciao ciao!